Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti e bentornati amici, qui è Karma Rosso. Dunque facciamo questa lettura con l'aiuto e la guida di una tipologia di spirito, essenza esistenziale, come la vogliamo chiamare, che viene definita fungo allucinogeno ovviamente, non quello destinato all'uso commestibile. Come molte altre sostanze psicoattive, come per esempio la cannabis o l'ayahuasca, peyote e via dicendo, i tartufi, no? Sono considerate generalmente illegali, generalmente intendo dipende un po' da che parte del mondo stiamo, ma in generale sono considerate illegali. Ci sono degli studi già da più di qualche decade fatti sopra che dimostrano l'aiuto che questo tipo di sostanze, i funghi in particolare, ha sul sistema nervoso e quindi tutta l'influenza che può avere positiva sull'aiutare una persona a gestire le proprie difficoltà emotive e a creare guarigione per se stesso, per cui ho pensato, visto tutto quello che sta succedendo a livello astrale, visto tutto questo cambiamento che percepisco anche attraverso le persone che seguono i miei percorsi di affiancamento, non sarà che è il caso di fare una lettura su quello che è probabilmente ciò che ci possiamo aspettare nella prossima fase di guarigione? Perché poi crescita personale e guarigione vanno mano nella mano, no? Sono un po' sinonimi. E quindi quale miglior aiuto possiamo avere dal mondo spirituale se non chiedere a questo tipo di entità, di forma di coscienza. Per cui ovviamente parlando di funghi ce ne sono più di 200 specie, mi pare, se non ricordo male, sparse per il mondo, che possono aiutare in questo. Però ovviamente, come sempre, perché poi c'è anche sempre quello che non capisce una cippa che mi lascia i commenti dicendo che non si dovrebbe suggerire di usare questa roba. Io non vi sto assolutamente suggerendo di usarla, anzi sto facendo una lettura così nessuno, magari anche completamente ignorante o insicuro, si pensa di andare a usare certa roba senza aver approfondito. Prima magari si approccia, voglio dire, a qualcosa di più ortodosso e cerchiamo semplicemente di attingere da quella che è la conoscenza di questo tipo di struttura energetica per arrivare a creare guarigione in noi. Sappiate che ho già fatto questo tipo di letture anche con altre sostanze, magari lo farò più avanti e vediamo ora di capire su quali punti possiamo andare a riflettere per aiutare noi stessi nella guarigione. Dunque toccheremo a seconda del mazzo che scegliete ogni volta 3 punti, quindi avremo 3 carte. La prima sarà assolutamente improntata sul cercare di riassumere il succo di quella che è la prossima fase di guarigione e crescita personale. La seconda carta ci parlerà delle difficoltà, quindi di quelle energie che possono essere d'ostacolo. In poche parole, diciamo il riassunto di quello che può essere il problema in sé che ci tiene ancorati a uno stato di malessere. E la terza carta sarà una sorta di mantra che vi suggerisco di usare non tanto per meditare, voglio dire,
ma di ripetere a voi stessi fino a che non comincia a darvi un senso molto più chiaro riguardo quello che state per vivere o state vivendo. Quindi è più che altro uno spunto di riflessione, non intendo che deve essere usato come magari si usa un vero mantra, ok? Di tradizioni che hanno effettivamente studiato la scienza del suono e della meditazione per secoli e oltre. Semplicemente una frase da ripetere che può aiutarvi a sbloccare il vostro stato di coscienza e ampliarlo, ok? Bene, allora, come sempre, io vi do la possibilità di scegliere tra 4 possibilità, potete sceglierne più di una, potete tornarci più avanti, potete suggerire questa lettura a qualcuno, fate come volete. Andate a vedere prima di tutto quelle che sono le rune. Le avevo già girate perché mi sembrava che semplificassero di più l'incipit. Allora, questa è la prima runa. La seconda è questa. La terza è questa. E la quarta è questa. Fate la vostra scelta, se vi serve mettete in pausa il video e io vado a cominciare dalla numero 1. Cominciamo quindi con la prima scelta, mettiamo la runa qui e andiamo a vedere qual è la prossima fase di guarigione che vi attende probabilmente. Wow, sento subito un accumularsi o mettermisi davanti alla faccia una serie di situazioni che avete vissuto nella vita. Dunque, la prossima fase della vostra guarigione e crescita personale riguarderà il chiudere capitoli e prendere la distanza. Non sono sempre 2 fasi che combaciano, possono avvenire in momenti diversi, però quello che vedo, quello che è importante che andiamo a toccare ora, è prima di tutto il fatto che ci sono momenti in cui probabilmente pensate di aver chiuso dei capitoli, per esempio relazioni che non funzionano, per esempio, che ne so, il ricordo di qualche malattia che avete avuto, il ricordo di qualche lutto, però di fatto non siete riusciti fino ad ora effettivamente ad iniziare davvero la vera fase di lutto, cioè lutto non inteso come la morte di qualcuno, ma la perdita di un aspetto della vostra vita o della vostra personalità o del vostro corpo, della vostra coscienza, delle vostre emozioni. Quindi che cosa significa? Significa che quando io ho concluso fisicamente qualcosa nella mia vita, ci sarà sempre poi una fase di lavorazione e di aggiustamento di ogni parte di me, di ogni livello di me. Ecco, questa fase di chiusura che poi mi permette l'aggiustamento sta per iniziare ora. E io dico subito, se vi sentite più tristi, più giù di corda, più tesi, più stanchi anche fisicamente del solito, o questo tipo di sensazioni sono emerse dal nulla, dall'oggi al domani, è normale. È normale perché tutto il vostro sistema nervoso e tutta la vostra parte cosciente e non sta lavorando per andare a liberare non solo parti eteriche, diciamo, di quella che è la conseguenza di vecchie energie che vogliono andarsene dal nostro sistema energetico, ma sta andando a lavorare su anche la parte fisica. Quindi mi viene da dirvi, prima di tutto potrebbe esserci un cambiamento di quelli che sono gli equilibri dei liquidi del vostro corpo. Più o meno ritenzione idrica, più o meno disidratazione, più o meno bisogno di anche stare in acqua fisicamente. Potrebbe aiutare come si chiama? L'agopuntura, con delle pratiche forse un po' troppo esagerate per noi occidentali, perché l'agopuntura non è solo quello che vediamo in un bel post su Instagram, ha delle parti abbastanza pesanti che di solito qui in Occidente non vengono utilizzate, come la perforazione per esempio. Però questo per dire, ci sono sicuramente delle parti di voi che anche fisicamente staranno molto presto a rivelare
quanto lavoro state facendo, soprattutto nella parte interiore di voi. Quindi mi viene da dirvi anche, attenzione al sangue. Se qualcuno di voi nota che c'è un cambio di pressione, un cambio di fluidità di esso, cose di questo tipo, non vi sto a dire se è negativo o positivo, non sono un dottore, ma è sicuramente indicazione di qualcosa che si sta rilasciando. Quindi magari qualcuno di voi ha bisogno di un aiutino classico medico, ok? O magari qualcuno ha semplicemente bisogno di un po' di riposo. Ogni caso è a sé stante, io non posso sicuramente da una lettura di carte conoscere il vostro quadro clinico, però sappiate che ci sono dei segnali molto chiari che stanno per rivelarsi di quella che è la vostra prossima fase. Quindi mi viene detto brucia fino a livello terreno, quindi quando questa fase comincia non trattenetevi, non abbiate paura, cercate di capire dove vi porta, cercate sempre un pochettino poi di trovare equilibrio, no? Tanto speso durante la giornata per fare magari del lavoro d'ombra, ma anche tanto speso per cercare di fare del lavoro di luce, cioè riportare in su un po' il mio stato emotivo, per esempio, no? Oppure riposare per dare al corpo quello di cui ha bisogno per riprendersi. Quindi sappiate che anche se molti oltre ora avranno alzato gli occhi al cielo e avranno detto ma caspita, pensavo di aver pianto abbastanza in vita mia, sappiate che questa è veramente la parte conclusiva. Quindi io sono, a dire il vero, felice per voi e vi dico, non può che andare in meglio. Ovviamente ci saranno delle sorte di rivelazioni che percepirete in questa fase. I cerchi si chiudono quando finalmente arrivo alla completezza di un'energia, no? Come una ruota che gira. Quando finalmente la ruota ha fatto un giro, comincio a vedere il primo risultato. E qui mi viene detto anche, potrebbe esserci anche un allontanamento fisico, cioè una distanza che io creo non solo a livello energetico ma anche sul livello fisico. Perciò cambiamenti che possono partire da un livello emotivo, psicologico, energetico in generale, possono diventare assolutamente fisici, cambi di lavoro, cambi di relazione, cambi di prospettive, cambi di tecniche per, non lo so, lavorare, parlare con gli altri, prendermi cura del mio corpo, del mio senso estetico, della mia casa, ok? Proprio cambiamenti chiari, nero su bianco. Andiamo a vedere quelle che possono essere le difficoltà in questo senso, cosa può andare a creare lentezza o difficoltà. Ok, la vostra più grande sfida quindi in questa prossima fase è il perdono. E con perdono qui apriamo un super capitolo. Ovviamente, come vi dico sempre, il perdono non è una fase iniziale di un procedimento, è la conclusione naturale di un processo che passa attraverso tutte le fasi del lutto. La disperazione, la rabbia, la colpa, la vergogna, la paura, i sogni che cadono, tutto quello che può essere lasciare andare qualcosa. E vedo che veramente sarebbe molto utile fare dei piccoli anche riposi a livello fisico. Questa foto lo suggerisce, ma c'è una stretta non riesco a parlare oggi, correlazione tra il riuscire a riposare bene, il riuscire a essere calmo, il riuscire a trovare un senso di congruenza con la vita e il riuscire a lasciare andare ciò che grava su di noi. Per cui la vostra difficoltà più grande quale può essere in questo senso quando parliamo di difficoltà del perdono? Può essere un eccesso di zelo, per esempio, nel voler affrontare tutto questo lutto per riuscire nel minor tempo possibile a metterselo alle spalle. Non avviene così, ok? La vita non va alla velocità che volete voi solo perché lo desiderate. Alcune cose non aspettano altro che voi diciate sì, cominciamo, ma la maggior parte delle cose ha un suo sviluppo e quindi una sua materialità, una sua dimensione temporale a sé stante. Vi faccio un esempio. Non è che se io mi metto ogni giorno a guardare le piantine che ho piantato da quando erano dei semi crescere, più le guardo, più le innaffio e più queste crescono velocemente. Non funziona così, rischio di fare peggio e diventare pazzo nel mentre.
Ecco, questo è un esempio molto semplice per farvi capire, ci sono cose che hanno bisogno di un grande tempo o di un grande sforzo o di grandi capacità di interiorizzare, e queste capacità non si sviluppano in 5 minuti, anche se noi siamo convinti di potercela fare in 5 minuti, di avere abbastanza energia, abbastanza ispirazione, abbastanza conoscenza per farcela in 5 minuti. Quindi il perdono è fatto anche a strati. Attenzione a illudersi che avvenga come ce lo immaginiamo noi. O addirittura mi viene detto, attenzione a illuderci che dobbiamo perdonare una cosa X quando invece si tratta di una cosa Y. Proprio perché il perdono e quindi il chiudere cerchi non è mai lineare, non possiamo ingannarci. Spero che non ci inganneremo in questa fase cercando di o forzare o per forza dare un valore a ciò che sta accadendo a priori. Capirete quello che sta per accadere quando sarà concluso, un po' tutto nella vita, quando si tratta di crescita personale e guarigione, però effettivamente per voi questa nuova fase è molto interessata alla capacità e al valore del perdono, cioè del lasciare andare. Quando si parla di lasciare andare, ovviamente, ancora una volta, non è che io decido, per esempio, che lascio andare la rabbia per quello stronzo X e allora automaticamente sto bene, la rabbia non c'è. No, ci devo lavorare. Ci lavoro, poi a un certo punto quella rabbia, esaurita, rielaborata, compresa, utilizzata, non avrà più ragione di avere la sua forma primordiale. In automatico io non sarò più arrabbiata con quella persona e riuscirò a lasciare andare ciò che è accaduto con quella persona e la persona stessa, ok? Quindi questa è una sfida, diciamo, e quindi io chiedo ora quale potrebbe essere il mantra di potere, chiamiamolo così. Il mantra di potere sul mazzo che ho disegnato io è un 6 di cuori e rappresenta il 6 di coppe ed è quella capacità di tenerezza, di prendersi cura di noi, di darci quello che ci serve, di coccolarci, di fare le cose con lentezza, un po' come fa il gatto, no? Con dei ritmi che magari non sempre si comprendono, ma molto in sintonia con quella che è la nostra natura e i bisogni del momento. Per cui se vi serve un mantra specifico, usando le parole del libretto del mio mazzo, vi posso dire: il mantra è: amo coccolare me stesso come un gatto. Date voi il valore che volete a questa frase. Potrebbe essere che odiate i gatti e che con questa frase diciate voi stessi: oddio no. Ecco, c'è una ragione per cui questo mantra vi dà ripulsa, che non è solo l'abbinamento al gatto, è proprio un aspetto di voi che vi dà ripulsa e che non vi permette di fare questo. Per alcuni, i super amanti dei gatti, magari partirà un po' la fantasia, no? Vi dirà: ah, mi piacerebbe essere un gatto, guarda come fanno i gatti, e magari potrete trarre spunto. Qualcun altro dirà: piacerebbe avere un gatto e coccolarlo ora, e magari andrà a pensare di portarne a casa uno, no? Di adottarne uno. Non importa come questo mantra vi fa reagire in sé, non è che io adesso vi ho dato una parola magica, una formula magica. Ho dato una frase sulla quale, riflettendo con il cuore e non con la testa, seguendo il filo narrativo delle vostre emozioni, potete trovare aiuto per quanto riguarda questa fase di guarigione che vi si prospetta. Va bene? Quindi io spero di essere stata d'aiuto, vi ringrazio di essere stati qui e noi ci vediamo più avanti con le mie letture sul mio canale. Qui è tutto da Karma Rosso, alla prossima, ciao ciao! Ed eccoci al mazzo numero 2, anzi alla scelta numero 2, mettiamo quella runa e cominciamo ad andare a vedere quella che è la prossima fase della vostra guarigione o crescita. Di che cosa ci parlano i funghi?
Siete quindi in procinto, direi, proprio sul culmine della montagna, da cui potete vedere al di sotto di voi il paesaggio e scegliere che direzione prendere per continuare il vostro percorso. È un pochettino che siete lì pensanti, calcolanti, non comprendete esattamente come si fa veramente a scendere verso la direzione che desiderate. E qualcuno di voi può in questa fase trovarsi a avere l'illusione di avere lucidità mentale, quando in realtà magari rilega le proprie scelte a situazioni occasionali. Faccio un esempio. Voglio cambiare lavoro, non mi sento felice, ho capito che cosa mi piace fare da grande, però non ho il coraggio di farlo. E trovo 1000 scuse. La famiglia, il divorzio, i bambini, il cane, la macchina, la casa, il mutuo, quello che è. E per essere ancora più sicuro, perché non sono in realtà in grado di farmi bastare queste scusanti, perché il richiamo al cambiamento è forte, chiedo a, non lo so, Karma Rosso, di farmi una lettura per sapere come andrà a finire se io faccio una scelta di cambiamento radicale nella mia vita per inseguire appunto questa chiamata interiore. E dopo che la lettura è stata fatta, io ancora dico sì, però posso aspettare un attimino, Karma Rosso ha ragione, però meglio che aspetti i prossimi 6 mesi che concludo le rate del mutuo, aspetto un attimino che mio nipote diventi 18enne, cose di qualunque tipo. E intanto il tempo passa. E intanto ci guardiamo allo specchio pensando che siamo davvero persone mature, o qualcuno magari si dà anche della vittima, chi lo sa, no? Uno come reagisce. Il punto qual è? Che questa prossima fase richiede che se volete davvero proseguire al meglio nel vostro percorso di vita dovete scegliere. E quando si sceglie si sa che si è fatto la scelta giusta, perché la sensazione sul cuore non è quella di essere stati trafitti o di avere un peso o di avere una brutta sensazione di costrizione. E questo ve lo dico come conferma, perché molte persone negano a loro stesse la capacità e l'abilità che tutti abbiamo, quella di sentire noi stessi, proprio perché per una serie di vicende personali reputano non giusto o non sicuro, non affidabile il proprio sistema interiore, il proprio barometro interiore, no? Quindi ve lo dico io, sarà necessario scegliere, non si può rimanere sempre in bilico, o meglio, si può rimanere in bilico, ma non scegliere è una scelta e come ogni cosa ha le sue conseguenze, anche se la parvenza è quella di stabilità o di oblio e quindi di non cambiamento, che in un certo senso vi dà anche appagamento, in realtà intanto la vita scorre. E quando nessuno sceglie per se stesso, poi ci sono gli altri a scegliere per loro. Quindi sappiate che la prossima fase della vostra vita richiede che ci sia scelta e coerenza nella scelta. Faccio questa scelta perché, bene, lo porto fino alla fine, non tanto lo sviluppo degli eventi, ma lo sviluppo della mia volontà ad arrivare a certi risultati. E quindi più di qualcuno dovrà cominciare a accettare che quando nel momento dell'autoanalisi si fa certe domande possano arrivare risposte sgradevoli, risposte che ci mettono a disagio, che ci fanno vedere che forse dobbiamo ritornare indietro di molti passi e cambiare totalmente direzione. E perciò poi comincerà probabilmente una fase di lutto, quindi può essere che voi siate qui e foste indecisi con la prima scelta, no? La prima alternativa in questa lettura. Casomai andatevi a vedere anche quella, perché sicuramente vi può aiutare, sicuramente quella è la fase successiva a questa. Quindi che cosa vogliamo fare? Quali possono essere le difficoltà qui che ci bloccano? La saggezza. Quello che accade quando noi non accettiamo il nostro sentire interiore è che non solo tagliamo fuori noi stessi dalla vita in generale, ma praticamente stiamo a, come ci dicevano a scuola,
a scaldare la sedia. E questo rappresenta una sorta di, passatemi l'espressione, di bestemmia per l'esistenza. È la negazione di quello che siamo venuti a fare. Non è tanto il tempo perso, perché per carità ce n'è infinito. L'eternità non ha problemi di mancanza o di scarsità, no? Però ha un problema con l'immobilità. Quando c'è immobilità c'è morte, non c'è senso. E il fatto che noi siamo vivi di sicuro non significa che va bene, tra virgolette, lo stare immobili. Va bene quando ci salva in certe situazioni per tempi ristretti, ma prima o poi bisogna tornare all'azione, all'attivo, alla presa di coscienza. L'azione, sottolineo, non è sempre fare qualcosa, è anche solo e semplicemente sentire, essere presente, essere cosciente di quello che ci sta capitando. E questa è saggezza. La saggezza non è solo quello che acquisisco in termini di quantità dopo una vita intera o dopo una serie di vite o dopo chissà quale esperienza. Magari bastasse il tempo e bastasse l'intensità di qualcosa a creare saggezza. Sapete come sarebbe il mondo al giorno d'oggi? Ecco, tutta un'altra roba. Magari bastasse quello. No, ci vuole partecipazione attiva, e la partecipazione attiva alla nostra vicenda personale avviene solo, sempre e solo attraverso il cuore, che è non solo il chakra più carino su cui fare dei post Instagram, ma è anche e soprattutto il centro energetico attraverso cui esprimiamo chi siamo, la nostra essenza. Scegliere di non scegliere è scegliere che facciamo schifo, è scegliere che non ha senso, è scegliere che non vale la pena. E questo immaginate che tipo di messaggio manda all'esistenza in generale. Non mi preoccupo delle ripercussioni in sé, mi preoccupo del fatto che è veramente un peccato, una perdita di tempo. Quindi se cercate saggezza per capire come fare, per tornare al punto iniziale di questa lettura, non cercate di delegare ad altri o a eventi esterni la scelta delle vostre azioni interiori o fisiche, perché quello è cercare la saggezza all'esterno. La saggezza è l'unica cosa che vi serve all'interno ed è nel vostro cuore, e potete cominciare ad attingervi semplicemente ascoltando le vostre risposte fisiche alle vostre emozioni. Quello che vi ho appena detto sono nozioni ovvie che per alcuni, molti purtroppo da quello che vedo, sono assolutamente pazzesche, e molte persone online ve le fanno pagare care, e poi, non sapendo nemmeno di cosa parlano, vi conducono in eterni cicli senza fine, che vi esauriscono solo mentalmente, emotivamente, energeticamente, pecuniariamente, e non vi portano a nulla. Per cui quando sentite il discorso la saggezza all'interno, non all'esterno, molti dicono sì vabbè, come si fa e che roba è. Vi ho dato il primo passo. Ok? Cominciate ad ascoltarvi. Cominciate proprio a dire: ma io come mi sento quando questa roba succede? Senza dare ascolto alla mente, date ascolto al cuore. Partite da lì. Poi ovvio, se c'è bisogno d'aiuto ci si fa aiutare, ma vi state perdendo in un bicchiere d'acqua, e se fossi vostra amica, vi vivo, che ne so, 2 case più in là di voi, verrei a casa vostra a darvi una sculacciata, a dirvi: ma sei serio? Ma sei fermo su questo punto? Cioè stai praticamente farfugliando che aspettare è meglio? Delegare agli altri è meglio? Stai veramente facendo questa cosa? Non ci credo. Una persona come te. Quindi prendete in mano la vostra vita, il vostro coraggio, per non usare espressioni un po' più forti del linguaggio italiano, e cominciate a cambiare le cose. Quale può essere il vostro mantra di potere? Usando il mazzo che ho creato. Mantra di potere, ripeto, non è una formula magica, non è qualcosa che se ripeto con uno schiocco di dita mi cambia tutta la vita e io non ho fatto alcuno sforzo, perché se fosse così, ragazzi, probabilmente saremmo sotto effetto acidi, non staremmo a guardare la realtà per davvero. È più che altro il mantra che vi do una sorta di frase
che ripetuta dentro di voi quando siete in momenti in cui effettivamente volete fare questo tipo di lavoro su di voi, vi spinge a elaborare emotivamente, vi dà degli spunti, quindi elaborate un po' come volete voi, non ha un valore universale, ok? Non è il mantra Om che se lo fate ha certi risultati garantiti, è semplicemente una frase da ripetere quando vi sentite bloccati in questa fase e vi può dare ogni volta una visione un po' più chiara su quello che vi sta capitando e quindi su che direzione ha senso prendere. Ed ecco che sto guardando anche quello che può essere il riassunto di questa carta e io direi, guardate la posizione di questo pipistrello, a testa in giù, no? E dite a voi stessi: aiutami a fare il pipistrello. Che cosa significherà per voi? Significherà guardare le cose al contrario? Significherà lanciarvi nel vuoto, nel buio della notte? Significherà essere piccolo, carino, puccioso e coccoloso o essere altamente ripugnante? Che cosa significa per voi? Sappiate che ribaltare le prospettive non avviene solo per scelta, avviene anche per coraggio. Quindi ripetete questa frase a voi stessi: aiutami a fare il pipistrello. E che la fortuna e tutta l'assistenza universale sia dalla vostra. Io con questa lettura spero di avervi aiutato, vi auguro di andare sempre a fare la scelta migliore. Sappiate che comunque tutte le strade portano a Roma e tutte le strade portano al cuore, quindi prima o poi ce la farete. Gli errori non sono in realtà errori, sono solo alternative, strade alternative. E noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Ok? Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Bene, scelta numero 3. Mettiamo qui la runa e andiamo a vedere qual è la prossima fase di guarigione e crescita nella vostra vita, di che cosa tratta. Vediamo i funghi che ci dicono. Dunque, con la torre, molti che leggono anche i tarocchi magari un'idea se la fanno di quella che può essere la fase, ma io amo questo mazzo che è stato fatto proprio per andare a usare l'energia dei funghi e la prima cosa che ci ho visto, invece dei soliti problemi di situazioni drammatiche che uno può trovarsi a sperimentare nella vita o di cose che sembrano essere troppo forti per essere affrontabili, no. Ci ho visto più che altro degli elementi che possono entrare a far parte della vostra vita e che sembrano essere aliene in quel momento, cioè non appartenenti a quella che è la vostra visione generale delle cose. Per esempio, pensavo che avrei per sempre fatto il biologo marino e invece adesso a ottobre mi trovo a guardare online dei corsi per imparare a fare pasticceria, non perché sto pensando di cambiare vita, ma perché vorrei fare la torta di compleanno di mia nipote in questa maniera, facendola io e non ordinandola, e mi accorgo che ho sbagliato tutto nella vita e che forse non sarebbe stato male essere un pasticcere. E la mia fantasia comincia veramente a mostrarmi realtà alternative di come la mia vita si sarebbe potuta sviluppare. E mi rendo conto che sulla base di questo ho fatto anche delle scelte specifiche nella mia vita che mi sembravano imprescindibili e invece magari potevano essere energie di decoro o potevano essere sì molto importanti ma sviluppate in un altro modo o in altre fasi. Per cui ci sono delle situazioni che entrano a far parte della vostra vita in una maniera che lì per lì sembra quasi superficiale, ma invece hanno lo scopo proprio di fare una sorta di muro di rimbalzo che vi permette di vedere la vostra vita e le sue conseguenze da un'altra prospettiva. Cosa ve ne dovete fare di questo tipo di confronto? Ma dipende.
siccome qui stiamo parlando di la prossima fase di guarigione e di crescita, magari vi mette in faccia dei rimpianti che avete, o magari vi mostra come in realtà sia andato tutto bene e che le vostre ansie non avevano senso di esistere, o magari vi mostra che non tutto è perduto e potete ancora fare qualcosa della vostra vita, magari potete trarre ispirazione, magari potete cominciare a risanare dei rapporti nella vostra vita attraverso queste nuove cose che avete nella vostra vita ora. Io non posso avere tutta la fantasia che ha la vita, però di fatto l'effetto fulmine a ciel sereno allora in questo senso ha senso. Quindi la prossima fase di guarigione e crescita personale della vostra vita di questo parla, di considerare prospettive mai considerate, di chiedere a voi stessi: posso davvero avere coraggio in questa situazione? Come ho usato le risorse della mia vita? Che tipo di attore sono stato nella grande opera della mia vita? Se siete super giovani, che tipo di scrittore sono della mia vita? Che tipo di scelte voglio che facciano i miei personaggi? Dov'è che voglio arrivare? Qual è il succo che voglio bere alla fine dell'opera? Quindi ci sono veramente strumenti di confronto. E vi posso dire una cosa? Il tema dei soldi può essere centrale. Quindi può essere che riflettiate su delle perdite che avete avuto, su degli investimenti che a rigore di saggezza avreste fatto in maniera diversa. Può essere che ci sia di mezzo una proposta lavorativa, può essere che ci sia di mezzo una scelta di studio. Insomma, alla fine però c'è tutto quello che riguarda il denaro. Adesso questa è una lettura generale, non è mica detto che io stia parlando per tutto il mondo, però comunque c'è la parte più materiale, più umana, più fisica, più pratica in gioco. Quindi quali possono essere le difficoltà? Ah, ecco, a maggior ragione. Il senso di valore personale. Stiamo parlando proprio di andare a lavorare sulla difficoltà di trovare un senso a chi siamo e dare sostegno a ciò che il nostro essere ha bisogno, non solo per svilupparsi, ma per arrivare a mostrarsi completamente per quello che è. E qui non vi nascondo che magari salta fuori più di qualche vecchio fastidio, in particolare qualcosa con l'infanzia, in particolare qualcosa con scelte in cui non abbiamo avuto coraggio. Mi torna questa tematica del coraggio, Quindi magari siete persone che hanno usato il coraggio in maniera distruttiva o pensando di usarlo in maniera costruttiva non vi ha portato dove credevate vi dovesse portare. Forse non era vero coraggio, ok? O forse ora è il momento in cui qualcosa dentro di voi grida e dice: io voglio fare le cose in questa maniera perché non mi ascolti. Quindi sicuramente andiamo a parlare di ritrovarci a scartabellare vecchie situazioni. Perché? Perché l'autostima non è qualcosa con cui si nasce e basta. Indubbiamente qualunque bimbo al momento della nascita ha fasi di esplorazione, o almeno ci prova ad esplorare il mondo, e ha fasi di autoscoperto, almeno ci prova, no? Però appunto, perché dico almeno ci prova? Perché i condizionamenti che viviamo da subito, addirittura dalla fase della gestazione, sono innegabili e ci ritroviamo magari ad avere, che ne so, solo 6 o 7 anni a notare che ci manca il coraggio, che siamo, come si dice, timidi. Indubbiamente c'è la predisposizione personale, il carattere animico, diciamo, no? Ma poi quello che noi pensiamo che sia natura molto spesso è un condizionamento. Quindi saremmo impressionati probabilmente dal scoprire che sotto altre circostanze la nostra vita non solo sarebbe stata molto diversa, ma ce l'avrebbe creati in maniera molto diversa. Quindi avremmo avuto un senso del valore personale diverso, avremmo avuto magari anche gusti personali diversi, perché comunque il condizionamento continua negli anni e va a sommarsi pezzo dopo pezzo. Quindi ragazzi, questo è un lavoro che vi aspetta di decostruzione. Ci sta da Dio la torre con il tema del valore personale, perché la torre va a distruggere quello che ormai non può più autosostenersi. Io non sono un'astrologa, sarebbe però molto interessante avere un confronto con qualcuno, magari me lo scrivete nei commenti, anche quelli appassionati,
e vedere che tipo di situazioni astronomiche ci sono in arrivo per noi e vedere che tipo di influenza può avere sui diversi aspetti della nostra carta natale. Questo non lo posso sapere perché, ripeto, è una lettura generica, però sarebbe interessante. Quindi cosa possiamo avere come aiuto in questo momento? Vi ho parlato di andare a darvi un mantra. Ripeto quello che ho ripetuto per gli altri mazzi, non è un mantra di tipo induista o buddista, che ne so, per cui basta ripeterlo e i cambiamenti iniziano, non è nemmeno una pillola magica, è semplicemente una frase che se ripetete voi stessi nei momenti in cui magari siete in crisi in questa nuova fase di guarigione, vi può dare ogni volta chiavi di lettura diverse, perché in realtà non è quello che si dice, ma è quello che percepiamo come reazione a ciò che viene detto. Per cui che cosa vi può aiutare? Ok, il vostro mantra è il 6 di denari, quindi direi così, il vostro mantra è questa frase: dammelo e basta. Un po' come farebbe forse un bambino quando Babbo Natale arriva a dare il regalo, e arriva sempre con: ma te lo sei meritato, ma sei stato bravo, perché dovrei darti questo, hai fatto abbastanza? Quindi di solito le cose sono legate a doppio filo, questo per educazione, ci viene insegnato così. E questo va a minare il nostro senso di potere personale, il nostro senso di valore personale. E sono strutture che devono cadere, è la vostra sfida nella prossima fase di guarigione. Per cui ripetete voi stessi questa frase: dammelo e basta, lo voglio, quindi dammelo e basta. Non stiamo qui, no? A fare i giochetti o a pensare me lo sono o non me lo sono meritato. Chi ha già lavorato con me sa benissimo che la questione del merito è una fandonia, è un concetto veramente che ci frega quotidianamente. Discorso complesso da affrontare ora in 5 minuti, però spero con questa lettura di avervi dato una mano, una nuova chiave di lettura. Io vi ringrazio di essere stati qui e vi do appuntamento con le mie letture sul mio canale più avanti. Alla prossima, qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Ed eccoci qua con l'ultima scelta, mettiamo la runa qui e andiamo a vedere effettivamente qual è la prossima fase di guarigione che vi aspetta e quindi di crescita personale. Andiamo a vedere cosa ci dicono i funghi. Dunque, la sensazione più forte che provo da subito, che non mi aspettavo da questo tipo di carta e la sua energia, è la volontà di isolamento, che però è fallace. Cioè, vi faccio un esempio: quante volte abbiamo guardato con ammirazione quei monaci buddisti, quegli asceti, quei guru che si ritirano magari, non lo so, in una grotta, ai piedi di una montagna, davanti a una pianta secolare, e riescono a mantenere la meditazione per ore, giorni, mesi addirittura, o anni. Alcuni praticano anche questo tipo di meditazione piuttosto profonda per riuscire addirittura a creare il trapasso, quindi la morte, in maniera volontaria, con una preparazione particolare. Comunque, sicuramente c'è ammirazione nei confronti di questo tipo di figure, anche se magari non è esattamente il nostro paio di scarpe, no? Però c'è una parte di me che, nonostante l'ammirazione, continua a pensare: sì, ma che senso ha fare una cosa del genere? Cioè, non è che queste persone magari stanno rifiutando il mondo in maniera esagerata? Cioè, per carità, ognuno sceglie il proprio percorso, però che tipo di senso ha spendere una vita per lasciare volutamente questo mondo in un certo modo, o per vivere nell'isolamento? Sicuramente può essere un'esperienza da provare, no? Magari qualcuno di noi l'ha già fatto in una vita precedente, o magari lo farà nella prossima vita. Però di per sé, per qualcuno come me che anche se ama la solitudine, i tempi di riposo, l'introspezione, tutto quello che volete, vedere questo tipo di figure mi viene da dire tanto potenziale sprecato.
c'è non partecipazione totale, voluta anche, no? Di questo tipo di figure. Ed ecco, la prossima sfida nella guarigione, la prossima fase di crescita personale che avrete, riguarda proprio questa ambivalenza, cioè grande potenziale che potete ottenere dall'isolamento, e magari già avete ottenuto, magari siete in una fase di isolamento inteso come ascetismo, per esempio, ok? Un percorso spirituale che vi ha dato risultati, che vi sta dando risultati e soddisfazioni, che vi permette di fare un certo tipo di vita, che vi permette di sentirvi bene, tutto quello che volete. Però c'è una punta di illusione in questo. Non è destinato a durare se volete davvero arrivare al massimo potenziale che potete raggiungere durante questa incarnazione, perché questo è in realtà, questo atteggiamento, il risultato di una negazione della totalità, dell'unione veramente generale che c'è tra ogni particella dell'esistenza, su questo pianeta, su altri pianeti, su questa linea temporale, su altre linee temporali e via dicendo. Quindi, per quelli che già si sentono abbastanza spirituali e che dicono magari sì, sto anche bene da solo a dire il vero, attenzione, c'è una parte qui di voi, probabilmente questa è una lettura generale, quindi prendete quello che viene, però c'è una parte di voi che però si illude che questo sia prima di tutto un risultato che si può mantenere a lungo, che ha senso mantenere a lungo e che fa il caso vostro. Non è mica detto che sia proprio così, che questo sia davvero la risposta a tutti i vostri mali. Quindi quale può essere la sfida? Ecco, l'ho detto. Equilibrio. Vedete queste persone come sono imbronciate? A volte la solitudine viene scelta per le motivazioni sbagliate o ci si arriva per strade sconnesse e sembra essere un momento di ristoro, sembra essere la risposta di una vita e non lo è, perché l'ascetismo è qualcosa che sceglie noi, non si sceglie. E quando sceglie noi non deve essere vissuto come una sorta di non ho altre alternative. Deve essere, a me fa un piacere pazzesco fare questa cosa. La sottile linea rossa che separa le due visioni a volte viene un po' confusa, no? Ci illudiamo che va bene così. Quindi la vostra più grande sfida nella prossima fase di guarigione è sicuramente trovare l'equilibrio. Quindi magari l'equilibrio tra momenti che dedicate la vostra giornata a pratiche spirituali, momenti in cui rispondete alle vicissitudini della vostra vita in maniera spirituale e momenti in cui bisogna essere un po' più materiali, un po' più terreni, un po' più veloci nella risposta, un po' più diretti. Magari per esempio un po' più avvezzi ad usare la rabbia invece che pensare, non lo so, faccio un po' di meditazione e mi passa. Perché c'è dell'altro magari sotto quella rabbia e non si sta comprendendo bene magari il vero valore della rabbia. Quindi mi viene proprio detto, attenzione, che qui c'è di mezzo anche l'illusione, mi viene proprio detto il termine Maya, andate ad approfondire casomai che cosa significa a livello spirituale Maya. C'è bisogno di trovare la maniera di portare nel mondo veramente questa propensione alla spiritualità, all'equilibrio, all'individualità, alla solitudine, qualunque sia il tipo di percorso che state creando per voi stessi, perché ce n'è bisogno, per voi più che altro, per non arrivare alla fine della vostra esistenza dicendo oddio, non era esattamente questo quello che mi sarebbe piaciuto. Per carità, abbiamo tempo infinito, però insomma, perché fare dei giri lunghi quando basta darsi come possiamo dire, una raddrizzata finché c'è tempo, no? Quindi quale può essere il vostro mantra di potere? Che cosa intendo? Non il mantra classico come ho spiegato nelle altre scelte che conosciamo magari dalla tradizione induista o buddista o altro, per cui basta ripetere una certa frase o suono e cominciano a mettersi in movimento delle energie dentro di noi. Non è nemmeno una pillola magica quella che vi suggerisco, per cui se fate così risultati garantiti, è più che altro una frase da ripetere a voi quando ci saranno momenti di difficoltà in questa nuova fase della vostra vita e di guarigione, per cui ogni volta risponderete in maniera diversa a questa frase e seguendo questo sentore riuscirete a trovare delle risposte o comunque ad avere una sorta di motore che si muove anche se sembra immobile e vi manda dove volete arrivare.
Quindi abbiamo il 5 di stelle del mio mazzo, che ha a che fare proprio con l'energia del fuoco, quindi l'energia un po' del dibattito, del non riuscire a trovare pace, dell'avere visioni contrastanti, del trovare soluzioni alternative, del cercare di avere supremazia su qualcosa, sia governandola, sia urlando più forte così siamo quelli che hanno ragione. C'è sempre una difficoltà quando questo tipo di energia si mostra, no? Una irrequietezza interiore. E il mio mazzo dice: tutti vogliono essere sul percorso giusto e tutti vogliono vincere, e tu cosa vuoi fare? Quindi il mantra che qui direi è assolutamente azzeccato è: ripetete a voi stessi quando avrete delle difficoltà o quando volete riuscire a mettere una misura a quello che vi sta capitando. Dite a voi stessi: io voglio vincere. Non è autoconvinzione, è spunto di riflessione, vi ricordo. Quindi come vi sentite quando ripetete questa frase? Siete convinti? Non siete convinti? C'è un attaccamento, un giudizio che create a questa frase? Che cos'è che vuoi vincere? Hai già vinto? Dove hai perso? Stai facendo le cose giuste per vincere? Che tipo di risposta hai dentro quando senti questa frase? Cosa ti torna in mente? Ok? Quindi io voglio vincere, questo è il vostro mantra. Io con questa lettura spero di avervi dato una mano, uno spunto di riflessione. Vi ringrazio di essere stati qui, di aver dato attenzione, e vi ricordo che più avanti sul mio canale ci saranno altre letture. Intanto vi abbraccio e vi auguro il meglio. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao.